Kiro Next Stan, Stans and Stars. Terzo episodio, Aral. Prima di cominciare, leggete il seguente disclaimer, grazie. Ben ritrovati col terzo episodio. Ed eccoci qua, alle 7 del mattino, pronti per andare a vedere i resti del lago d'Aral. Prima di cominciare con le doverose spiegazioni relative al lago d'Aral, cosa sia successo e qual è l'attuale status del lago stesso, una piccola precisazione di tipo logistico. Qualora voi vogliate vedere il lago d'Aral, che sia esso in Uzbekistan o, come io ho fatto invece, in Kazakistan, mi raccomando, non improvvisate il viaggio da soli. E questo viaggio, dal punto di vista logistico, richiede un guidatore esperto che conosca benissimo la zona, nonché tutti i percorsi lasciati che vedrete in questo video. È molto facile perdersi, l'area è enorme e le strade non sono pavimentate, quindi non c'è asfalto ed è tutto molto difficile, nonché la struttura del terreno, come potete vedere, sarà molto difficile. In questo viaggio, nonostante noi fossimo con un guidatore esperto, abbiamo comunque bucato una gomma, cosa che forse non vedrete in questo video, però che è necessaria per affermare che questo viaggio non è da affrontare da soli, soprattutto a caso in queste aree. Che sia un disclaimer ulteriore per qualsiasi idea che voi possiate mai avere. Adesso, per il prossimo minuto e mezzo, cercherò di spiegare cosa è successo al lago d'Aral. Fino agli anni 60 del XX secolo, il lago d'Aral era il quarto lago più grande del mondo, con un'estensione di circa 68.000 km², una profondità media tra i 12 e i 18 metri. Questo lago è situato tra il Kazakistan e l'Uzbekistan occidentali ed era, negli anni 60, parte dell'Unione Sovietica. Le stesse autorità sovietiche, negli anni 60, decisero di deviare il corso dei fiumi Amudarya e Sirdarya, che alimentavano il lago d'Aral, per irrigare le terre agricole, in particolare per la coltivazione del cotone. Queste deviazioni ridussero drasticamente il flusso dell'acqua verso il lago, causando un progressivo abbassamento del livello delle acque. Questo abbassamento poi divenne una scomparsa, in quanto il lago iniziò a ritirarsi rapidamente. Già fino agli anni 80 la superficie si era ridotta del 60% e ad oggi la superficie si è ridotta di circa il 90%, con l'intera parte orientale del lago completamente evaporata. Le conseguenze di questa scomparsa furono devastanti. Il declino del lago, ridotto del 90%, causò un impatto ecologico enorme, in quanto l'ecosistema era completamente distrutto, le popolazioni locali che dipendevano da moltissimi anni furono gravemente colpite, con problemi sanitari enormi legati al sollevamento dal fondale di sabbia e sale, nonché di altre sostanze, nonché tutte le persone che per tantissimo tempo dipesero dalla pesca e dall'agricoltura legata al lago furono costrette a migrare in altre aree sia dell'Unione Sovietica prima che poi in altre aree dell'Uzbekistan e del Kazakistan poi. Quello che avete sicuramente notato in questi minuti è il cambio drastico di ecosistema, quindi da un tipo lacustre, oserei dire marittimo, visto che il lago era comunque salato ed enorme, ad uno arido, una steppa, desertico. L'ambiente quindi attorno a noi sembrava desertico, oserei dire quasi extraterrestre, oppure comparabile alle parti del Sahara come le montagne della Haggar nel sud dell'Algeria, o quell'area desertica ma comunque montuosa che sussiste tra Mauritania, Mali, Niger, Chad e sud della Libia. Una cosa che sicuramente voi però non potreste notare da queste immagini era il freddo e il vento abnorme che era presente quella giornata di ottobre 2024, quando abbiamo appunto visitato questi luoghi. È incredibile notare come queste montagne in realtà non erano nient'altro che parte del fondale ed è intuibile inoltre vedere dove il livello dell'acqua arrivasse. What do you think? It's so fucking cold.
Dopo aver visto quindi da questa altura dove fosse l'attuale lago d'Aral settentrionale, nonché aver intuito e compreso al meglio gli effetti della scomparsa delle acque visibili su tutte queste rocce, o meglio, su tutte queste nuove colline, ci dirigemmo verso le attuali sponde del lago d'Aral settentrionale. Come vi avevo menzionato in precedenza, non è assolutamente consigliato avventurarsi qui da soli, non solo per via dell'orientamento che può essere scarso, senza guide esperte locali che conoscono i luoghi a menadito, non solo per la mancanza di persone per decine di chilometri, nonché la mancanza di campo telefonico, ma anche e soprattutto a causa della qualità delle strade. Queste prima sono rocciose e piene di sassi, dove forare anche con un fuoristrada può succedere. Infine, queste diventano sabbiose e talvolta melmose, che rendono quindi il viaggio molto difficile. Inoltre, come potete vedere, sono presenti moltissime conchiglie del fondale del lago, nonché moltissime alghe che a causa della ritirata delle acque del lago sono diventate un ibrido alga-erbaccia. Literally driving on them and it's full of them. I resti del lago, così come il lago originale, rimangono ad oggi salati. Questo fa sì che trovare delle tracce di sale sul terreno, come abbiamo fatto noi, è molto comune. L'ibrido alga-erbaccia di cui vi parlavo prima, presente vicino alle attuali sponde del lago d'Aral settentrionale, sono in parte cianobatteri, come la Microcystis aeruginosa, che prosperano appunto in ambienti salini ricchi di nutrienti. Queste alghe purtroppo sono un segno della crisi ecologica, in quanto si sono adattate a un ambiente disturbato dal ritiro del lago. Queste sono tossiche sia per gli esseri umani che per gli animali, e la loro proliferazione contribuisce a fenomeni di eutrofilizzazione, riducendo la qualità dell'acqua e danneggiando l'ecosistema acquatico. La loro presenza infatti riflette le difficoltà ecologiche derivanti dalla disastrosa gestione del lago in 60 anni. A livello meramente turistico, una cosa molto popolare del lago d'Aral sono i relitti delle navi abbandonate. Queste però si trovano per lo più nella parte uzbeka del lago, quindi a sud. Nella parte kazaka a nord, larga parte delle imbarcazioni presenti attualmente visitabili sono tutte quante mostrate nel museo del lago d'Aral, nella città di Aral, che vedrete successivamente nel corso di questo video. Vicino alle sponde della parte kazaka del lago d'Aral settentrionale, invece troverete solo questo barcone, di cui adesso vedrete le immagini. Sabbia. Questo è un pezzo di nave arrugginita. Questo è il metallo corroso della nave. Ancora ovunque questo metallo corroso. This metal is completely corroded. Very strange universe. Let's grab a piece of this and bring it home. Dopo aver preso questo pezzo di metallo della nave corrosa del lato kazako
del lago d'Aral settentrionale, ho notato inoltre lì vicino la presenza di reti da pesca abbandonate. Queste reti da pesca abbandonate, secondo la nostra guida, sono reti da pesca che potevano essere lì dall'estate precedente, quindi all'incirca 2-3 mesi prima, perché il livello del lago durante l'estate di solito tende ad aumentare per ulteriori 50-100 metri. Dopo aver salutato questi simpatici cammelli, la nostra guida ci portò verso il villaggio abbandonato di Akexpe, dove non sapevo vi fosse una cosa che scoprì infatti al merito del lago fu che in quest'area, quella del villaggio di Akexpe, vi erano molte fessure e fratture nel sottosuolo che provocavano manifestazioni di tipo geotermico. L'attività geotermica e termale di queste acque fu scoperta solo quando le acque del lago si sono retratte dal vicino villaggio di Akexpe, che una volta era appunto sulle sponde del lago d'Aral. Il villaggio di Akexpe, come molti altri della regione, è stato abbandonato tra gli anni 80 e 90, quando la riduzione delle risorse idriche e la desertificazione hanno reso la vita sempre più difficile. L'inquinamento e la salinizzazione delle acque del lago hanno ulteriormente compromesso l'ambiente circostante, portando a un collasso economico e sociale. Il villaggio di Akexpe è stato abbandonato principalmente a causa di questi fattori, con la scarsità di risorse idriche, la perdita delle attività economiche principali e un ambiente che diveniva sempre più ostile ed invivibile. Le persone che vivevano ad Akexpe, come in altri villaggi della regione, si sono trasferite altrove in cerca di migliori condizioni di vita a causa del disastro del lago d'Aral. L'abbandono del villaggio risale quindi a 30-40 anni fa. Ad oggi Akexpe è una località fantasma, piena di edifici abbandonati e testimonianza della devastazione ambientale che ha colpito il lago d'Aral e i suoi dintorni. Come nella città fantasma di Pripyat, ampiamente colpita dalle conseguenze di un altro disastro ecologico di matrice sovietica, quello della centrale nucleare di Chernobyl, che ho potuto visitare dal vivo nel 2015, anche qua la natura, poco alla volta, si è ripresa gli spazi che gli umani, per un periodo indefinito di tempo, avevano reclamato come propria casa e proprio habitat.
Dopo essere stati in scia a questo simpatico cammello che ci ostruiva la strada, dopo 2 ore circa di viaggio rientrammo nella città di Aral. Un'attrazione imperdibile per gli amanti della storia del lago d'Aral è appunto l'omonimo museo che si trova in quel della città di Aral in Kazakistan. Il museo della storia regionale del lago d'Aral è appunto situato in un edificio che ai tempi era dedicato alla produzione di conserve ittiche. L'area al di fuori del museo funge da piazzetta dove diversi bambini stavano giocando. You want to play football? So that wall was the former embankment. Whoa. Many things went wrong if that was the embankment. But yeah, I mean, we can see it from there. So, no. Don't worry, mate. You won't understand me. No. Oh, hey. Hello. Hey, Carl. Hello, baby. In questa piazzetta, ovvero al di fuori del museo regionale, vi sono diverse chicche, come l'ex faro del porto di Aral, nonché diverse imbarcazioni che non sono state mandate al macero per il recupero metalli, ma sono state portate qua per semplice questioni didattiche e museali, nonché la fumappa del lago d'Aral e diverse altre statue. Now there is almost nothing left of this. The embankment of the former port overall doesn't exist anymore, but there is this nice park. And there is the most obvious of things, which every city more or less has nowadays, the Isle of Aral, with no sea and just the old lighthouse behind it. Il museo in cui poi siamo entrati contiene una serie di reperti che spaziano dall'antichità sino alle ere moderne, nonché una serie di dati su diversi fattori, sia storici che attuali, del lago d'Aral. Maybe it's a problem because, like, since Al netto delle curiosità varie sul lago d'Aral, la parte che ho ritenuto personalmente più interessante è quella legata ai tentativi di ripristino del lago stesso. Come già menzionavo in precedenza, il lago d'Aral nella sua estensione originale si è fondamentalmente separato nelle parti settentrionali e meridionali tra fine anni 80 e primi anni 90. Dopo finanziamenti internazionali, nel 2005 è stata inaugurata la diga del Kocaral, quella che di fatto mantiene in vita il lago d'Aral settentrionale. Al momento vi sono 2 idee di pensiero su come continuare con il ripristino del lago d'Aral.
La prima vede la presenza di una nuova canalizzazione dei fiumi Amodari e Sirdaria, di modo da dare una chance ulteriore al lago meridionale. La seconda è di continuare l'estensione, nonché l'altezza di fatto della diga del Cocaral, di modo da rendere navigabile e più esteso, nonché profondo, il lago d'Aral settentrionale. Still better than the previous hotel we had. La la. Not really. Dopo questa sezione molto interessante ci siamo avventurati nelle altre sezioni del museo. Una di esse, tra l'altro, è una barca vecchio stile della marina sovietica, portata lì accanto e resa come sezione museale. La si può tranquillamente visitare e noi abbiamo approfittato dell'occasione per fare una foto dalla prua. Successivamente era giunto il tempo per noi di lasciare il quel di Aral e tornare verso Kisilorda. Ovviamente non era Kisilorda la nostra ultima destinazione, Uliana doveva rientrare a casa, io dovevo continuare il mio viaggio e abbiamo avuto modo, in quel della stazione di Kisilorda, prima di prendere il treno delle 23:56, di vedere la sala d'attesa della stazione stessa, che contiene questo murale di stampo sovietico con presente Lenin. Ed infine il treno poi è giunto. Il treno è giunto quasi in orario, ma pronto a portarci indietro in quel di Kisilorda. They speed up at night to compensate the amount of time they lost. Hello. Just be careful, but will be fast. L'arrivo a Kisilorda alla stazione fu all'incirca alle 6 del mattino e questo comportò il fatto che l'arrivo all'aeroporto di Kisilorda, che non è propriamente vicino al centro della città, fu verso le 7 del mattino. L'aeroporto era completamente chiuso, senza un'anima, però qualche ora dopo siamo riusciti a prendere il volo che ci portava in quel di Almaty. E con queste ultime immagini in volo, per questo episodio è tutto. Vi ringrazio di nuovo per la visione e ci vediamo nel prossimo episodio.